Chiudi gli occhi per un istante. Ora immagina di galleggiare nello spazio profondo. Tutto è buio, silenzioso. Improvvisamente una luce si accende, poi un'altra e un'altra ancora. In pochi secondi miliardi di stelle illuminano il vuoto, creando una galassia di una bellezza incomprensibile. Ora apri gli occhi. Quello che hai appena visto non è l'universo là fuori, è l'universo dentro di te. Questo è il tuo cervello. 1,5 chili di materia gelatinosa che contiene più connessioni delle stelle nella Via Lattea. Sei tu. Tutto ciò che hai amato, odiato, imparato e sognato vive qui, in questa foresta di luce. Per capire la sinfonia dobbiamo conoscere il musicista. Avviciniamoci, più vicino, ancora. Ecco, questo è un neurone. Sembra un albero alieno strappato dal suolo, vero? O forse un fulmine congelato nel tempo. Non è una semplice cellula, è un messaggero specializzato. Guarda quei rami sottili che si estendono verso l'esterno. Si chiamano dendriti. Sono le antenne. Ascoltano i sussurri di migliaia di altri vicini. E quel lungo cavo che si allontana dal centro, quello è l'assone. È l'autostrada dove viaggia l'informazione. Immagina una foresta con 86 miliardi di questi alberi. 86 miliardi. Se contassi un neurone al secondo, ci metteresti quasi 3000 anni per contarli tutti. Ma la magia non è nel numero, è nel fatto che nessuno di loro è isolato. Ognuno tocca, sfiora, abbraccia migliaia di altri compagni. È una rete sociale così fitta che un singolo pensiero, nato in un angolo remoto della tua mente, può scatenare una tempesta che coinvolge l'intero sistema in una frazione di secondo. Guardiamo l'assone più da vicino. Questo lungo filamento può essere corto come 1 millimetro o lungo più di 1 metro, scendendo giù per la tua schiena fino ai piedi. Immaginalo come un cavo sottomarino transoceanico. Ma invece di fibra ottica è fatto di membrana viva. È isolato da uno strato di grasso, come la plastica attorno a un filo elettrico, per far correre il segnale più veloce. Senza questo isolamento, i tuoi pensieri sarebbero lenti, confusi. Non riusciresti nemmeno a prendere una palla al volo. Ma cos'è che scorre qui dentro? Non è esattamente l'elettricità che accende la tua lampadina. È qualcosa di più antico. È una danza di ioni. Immagina il neurone come una minuscola batteria carica. Dentro è negativo, fuori è positivo, è teso, pronto a scattare, come un arco tirato al massimo. Aspetta solo un segnale e quando quel segnale arriva, bam, i cancelli si aprono. Il positivo si riversa dentro, l'equilibrio si rompe. È un'onda inarrestabile. Non è magia, è fisica pura. È la scintilla della vita. Seguiamo l'impulso. Corre lungo l'assone a 400 km/h. Sembra inarrestabile. Ma poi arriva alla fine della strada. Un abisso. I neuroni, vedi, non si toccano mai veramente. C'è sempre un piccolissimo spazio vuoto tra loro. Si chiama sinapsi. È minuscolo, meno di 1/1000 di millimetro, ma per un segnale elettrico è come il Grand Canyon. L'elettricità non può saltare nel vuoto. Il messaggio sta per morire. Tutto si ferma. Silenzio. Ed è qui che avviene il miracolo. L'elettricità si trasforma in chimica. Alla fine del neurone ci sono delle sacche, come navi cargo pronte al porto. Quando l'onda elettrica colpisce, le navi rilasciano il loro carico. Miliardi di molecole si riversano nell'abisso. Questi sono i neurotrasmettitori, immaginali come chiavi fluttuanti alla ricerca di una serratura. Attraversano il mare oscuro della sinapsi per raggiungere l'altra sponda. Sull'altro lato, il secondo neurone aspetta. La sua superficie è costellata di recettori, serrature chimiche. Quando la molecola giusta trova la serratura giusta, clic, si apre un canale.
Ioni entrano e boom! La chimica diventa di nuovo elettricità. Il segnale riparte. Tutto questo succede in meno di 1/1000 di secondo. Moltiplica questo evento per trilioni di volte ogni istante. Questo è il rumore di fondo del tuo essere. Ma non tutte le chiavi sono uguali. Alcune dicono attivati, altre urlano fermati. E poi ci sono quelle speciali. La dopamina che ti sussurra fallo ancora, è stato bello. La serotonina che calma le acque in tempesta. La tua gioia, la tua ansia, il tuo amore. Alla base sono solo particelle che danzano in questo spazio vuoto. Un po' più di questo, un po' meno di quello. E il mondo ti sembra un posto diverso. Siamo chimica che sogna di essere spirito. Immagina New York nell'ora di punta. Ora, immagina che ogni taxi sia un messaggio. Sembra il caos, vero? Eppure, nel cervello, c'è un ordine perfetto. Ci sono neuroni che inibiscono, che dicono shh, fate silenzio. Senza di loro, il cervello andrebbe in cortocircuito, come in una crisi epilettica. È un equilibrio precario tra eccitazione e calma. Una democrazia cellulare dove ogni neurone vota migliaia di volte al secondo. Sparo o non sparo? E il risultato di quella votazione sei tu che decidi di alzare un braccio. Ora ti svelo il segreto più grande. Il tuo cervello non è fatto di pietra, è fatto di argilla. Immagina un campo di neve fresca. La prima volta che ci cammini fai fatica, lasci orme deboli. Ma se fai quella strada ogni giorno, la neve si compatta, diventa un sentiero, poi una strada, poi un'autostrada. Nel cervello succede lo stesso. 2 neuroni che si attivano insieme, si legano insieme. Ripeti un'azione e il collegamento fisico tra loro diventa più grosso, più forte, più veloce. Dove finisce il tuo primo bacio? O il nome del tuo cane? Non in un cassetto. Un ricordo è una costellazione specifica di neuroni che si accendono in un ordine preciso. Qui, nell'ippocampo, il bibliotecario del cervello, i ricordi vengono scritti. Se rivivi quel ricordo, riaccendi quella costellazione. Ma attenzione, ogni volta che ricordi qualcosa, lo stai riscrivendo leggermente. I nostri ricordi non sono filmati, sono ricostruzioni creative. Cambiano con noi, ma per imparare devi anche distruggere. Immagina se ricordassi ogni singola faccia vista per strada, ogni targa, ogni foglia. Saresti paralizzato. Il cervello ha dei giardinieri. Di notte, mentre dormi, le connessioni che non usi vengono potate, tagliate via, per far spazio a ciò che conta. Dimenticare è importante tanto quanto ricordare. È lo scultore che toglie il marmo in eccesso per rivelare la statua. Questo significa che tu non sei lo stesso di ieri, fisicamente. La tua mappa neurale è cambiata. Se impari a suonare il violino, l'area del cervello che controlla le dita diventa fisicamente più grande. Se perdi la vista, l'area visiva viene invasa dall'udito. Il cervello è una creatura affamata di input che si ridisegna costantemente per sopravvivere al meglio nel suo ambiente. È la macchina di adattamento definitiva. Arriviamo alla domanda che tiene svegli gli scienziati. Dove sei tu in tutto questo? Abbiamo visto cavi, scintille, molecole, grasso. Ma dov'è la voce che sente queste parole? Se apro il tuo cervello, non trovo te. Trovo solo acqua e sale che conducono elettricità. La coscienza è il più grande mistero dell'universo e la risposta potrebbe essere inquietante. Tu non esisti come un oggetto. Non c'è un centro di comando. Non c'è un piccolo omino seduto al centro della testa che guida il robo. Tu sei l'emergere della danza, come un'onda allo stadio. L'onda non esiste. Esistono solo le persone che si alzano e si siedono. Ma tu vedi l'onda muoversi. Tu sei quell'onda. Sei il risultato di 86 miliardi di strumenti che suonano insieme
senza un direttore d'orchestra. Sei musica fatta di carne. E torniamo all'inizio, alle stelle. Gli atomi che compongono i tuoi neuroni sono stati forgiati nel cuore di stelle morenti miliardi di anni fa. Sei letteralmente polvere di stelle che ha imparato a guardare se stessa. Il cervello è l'unico oggetto nell'universo capace di chiedersi chi sono. Attraverso di te, l'universo si è svegliato. La prossima volta che hai un pensiero, ricorda cosa sta succedendo. Una tempesta perfetta, un miracolo improbabile. Prenditi cura di questo universo tascabile, nutrilo, sfidalo, fallo riposare, perché è tutto ciò che hai e, onestamente, è tutto ciò di cui hai bisogno. Io sono Renderium e questa era la tua mente. Alla prossima.